Una trentina di chilometri da Braga abbiamo raggiunto il paesino di Ponte de Lima. Abbiamo parcheggiato qui, c'è un grosso parcheggio di un centro congressi o qualcosa di simile e parecchi camper parcheggiati. Ora andiamo a vederci la città che ha un centro storico molto carino. 5 minuti dovremo arrivarci. E questo è il famoso Ponte dei Lima. È stato costruito in 2 epoche distinte. Ristrutturato il pavimento primitivo e collocato di nuovo nel 1989. Sì. Ecco, vabbè, sì. Bella la cittadina vista da qua. La cittadina, sì. Il ponte è stato costruito attorno al tempo dei Romani, quindi verso il I secolo, e poi successivamente è stato integrato, aggiunto una parte nel periodo medievale, quindi mi sembra intorno al 1370. Il ponte supera il Rio. Lima, si chiama Ponte de Lima la città proprio perché siamo sul fiume Lima. La cittadina è questa qua, in fondo al ponte. Buon cammino, Ponte de Lima. Passa il Camino de Santiago. Siamo sotto il ponte, sulla ciclovia che percorre le 2 sponde del fiume, sia lato destro che lato sinistro. Il problema grosso è che ha piovuto talmente tanto nei 4-5 giorni precedenti che la ciclovia è allagata. Guardate questo passaggio. L'immagine è bellissima, peccato che non si riesca ad andare al di là sotto il ponte. Però c'è un riflesso splendido sul fiume degli archi. Ed infatti questa ciclovia pare sia lunga ben 30 chilometri. Da Ponte de Barca passa per Ponte de Lima e arriva de João. Beh, non male. L'imperatore romano è finito in acqua. Mauretto che si sbizzarrisce nelle sue foto. Se esce qualcosa di bello poi lo pubblichiamo su questo video? Si possa fare. Devi fermare. Il sole ormai tramonta e io e Mauretto ci facciamo ancora 2 passi in paese. E buongiorno! Buongiorno a voi. Allora, abbiamo inquadrato ancora il Ponte di Lima.
Questa mattina abbiamo lavorato un pochino prima di partire, è un po' nuvolo, non è freddissimo, ma ci sta abbastanza bene. Abbiamo risposto ai vostri commenti. Oggi probabilmente, anzi se non succede niente, lasceremo il Portogallo e torneremo in Spagna. Hola! Hola, hola Spagna! È un mese che siamo in Portogallo. E ci è piaciuto moltissimo. Ci è piaciuto moltissimo, e quindi abbiamo avuto una bellissima impressione di un paese che onestamente conoscevamo poco. Adesso andiamo in Galizia, un altro posto che non conosciamo e che una nostra amica, carissima amica Maria, che salutiamo, ciao Mari. Ciao Mari! Essendo lei galiziana di origine, Ci ha indirizzato dove andare e seguiamo sicuramente i tuoi consigli. E ci ha parlato molto bene della regione galiziana. Vai, ora partiamo e a più tardi a nuove immagini. Obrigado pela hospitalidade de Portugal. A nossa viagem a este país foi fantastico. Obrigado novamente. È stato un mese fantastico in questo paese meraviglioso che ci è piaciuto moltissimo. Ciao Portogallo! Siamo di nuovo in Spagna! Siamo nel nostro primo miradoro atlantico sulla Spagna, in Galizia. Eccoci nuovamente al mare, siamo al paesino di Aguarda. Allora, Aguarda! Il primo paesino di confine sul mare. Devo raccontare una piccola cosina. Una nostra amica ci ha inviato alcuni posti da vedere e ha messo una serie di nomi. Il primo era Aguarda, che si scrive A senza spazio, guarda. E Betty non credeva fosse un paese, credeva che gli addetti avesse detto guarda questi. Gli altri paesi, invece era proprio il nome del paese, guarda. Stupido. Ma che te ridi? Mi prende sempre in giro questo, sempre in giro mi prende. Com'è? Guarda. Eh sì, ci stiamo avvicinando a Santiago de Compostela, infatti è pieno di pellegrini che lungo la costa raggiungono Santiago. Vediamo se anche io e Mauro pellegrini come siamo. Ne facciamo un pezzetto di cammino. Ecco, avete visto i signori che stanno compiendo il cammino di Santiago. Anche se da qui ci sono ancora, ho guardato sulla mappa, 150 km, quindi io penso che almeno 5 giorni ci vogliano. Che dici, Mau? Minimo. Intanto guardate che meraviglia questi posti. Il rumore, anzi, il suono del mare. Mi dice Betty, io ho tanti anni che dico che vorrei fare il cammino, io ormai con i miei problemi all'anca non posso più, però voglio dire, potrei fare pochi chilometri. Però gli ho detto, guarda, vai e io ti seguo col camper, ti aspetto magari le tappe, così siamo tranquilli. Solo che Betty mi dice, no, fa troppo freddo in questo periodo, non c'ho voglia, in primavera dobbiamo lavorare, quindi non si può, ho troppo freddo. E allora saltata anche la sua buona intenzione di fare il cammino. Faremo da camper stop per i pellegrini. Offriremo viveri e acqua per chi ha necessità. Adesso qui ce ne sono parecchi, quindi vedrei che qualcuno necessità ce l'ha. Qualcuno potrebbe anche volere del vino, non solo Ah beh, se lo vogliono. Continuiamo verso Bayona, vai.
domenica c'è una funzione religiosa. Non ci fanno entrare. Pranzo, vista mare a Capo Sigliero. Siamo sulla costa atlantica della Galizia del Sud, pochi chilometri da Baiona, posizione predominante sormontata da questo bel faro bianco e rosso. Tante postazioni Militari. militari. Batterie. Il castello di Baiona. Eccoci qua nel porto di Baiona, decisamente più protetto. Sto scendendo anche un discreto solicitore, sì. Stiamo arrivando in cima al punto panoramico di Monteferro, una strada circolare che dovrebbe portarci in cima alla montagna e poi tornare indietro. Noi siamo qui, a questo punto qua. Abbiamo fatto tutta questa strada che da Baiona fa tutto lungo la costa. Qui è carina quella palude, che è quella laguna che abbiamo visto, che costeggiavamo. Qua è questo ponte. Siamo arrivati tutto lungo fino a Panson. Panson, che è un paese che a me si addice abbastanza, e arrivare fino a Monteferro. Ha fatto la battuta. Quindi questo è sostanzialmente un monumento dedicato alla Marina Universale, ossia soprattutto ai naviganti che veleggiano, navigano qui davanti e che alla vista di questo monumento possano salutare la Spagna. Ci sono delle batterie costiere qua che controllavano anche queste, come il Capo Sud che abbiamo visto dal faro precedente, controllavano l'ingresso del porto di Baiona, del Golfo. Si dovrebbe arrivare. Ecco le batterie costiere. Questa è una. Eccole qua, le isole delle Stela. Sono queste qua davanti a noi, bellissime. Peccato che non ci si possa andare oggi perché c'è mare abbastanza grosso. Ecco la seconda batteria, ben mimetizzata nel bosco. Quindi Mauretto si è fatto una bella passeggiata da solo, lei è un po' ripresa? L'ho ripresa. Adesso ci siamo riuniti, io mi sono rilassato un po' in camper e abbiamo ripreso la strada. Siamo alla cittadina di Patos, sempre sul mare, stiamo continuando la strada che percorre la costa e guardate questa spiaggia in bassa marea, che meraviglia. Siamo di fronte alle isole Chies che sono in questa direzione.
Questo è il nostro posteggio per la notte. Siamo a Vigo, siamo nella collina sopra Vigo. La montagna del Castro, per questo che non me la ricordavo, brutto nome il Castro. Comunque, andiamo a vedere un po' dove siamo, va. Non so se ci fermeremo tanto a Vigo perché passandoci questa sera, arrivando qui, abbiamo visto che è una città portuale molto industriale, quindi probabilmente ci fermiamo qui per stanotte e poi domani proseguiamo lungo la costa che comunque è eccezionale. Cos'è che hai letto della città? Raccontaci un po'. Questa città è sempre stata un porto, aveva questi commerci, soprattutto questi commerci poi nel secondo medioevo con le Americhe, dopo la guerra di indipendenza che ha praticamente separato questa zona della Galizia, il nord della Galizia dal Portogallo, perché in un primo tempo erano portoghesi. E non ricordo male, in spagnolo il Castro è l'ultima difesa. Noi siamo laggiù, lì sotto. E andiamo, ci aspetta un po' di strada, la giornata è freddina, purtroppo salendo a nord sapevamo che avremmo trovato temperature più basse. Per Betty questa è una città troppo città. Troppo incasinata per i miei gusti. Meglio uscirne perché non è semplice né da girare col camper né da parcheggiare. Piove, senti come piove. Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto come piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che oramai non ti saresti più innamorato. Adesso guarda, mi sento tutta bagnata. Piove, senti come piove. Madonna come piove, senti come viene giù. Il gasolio più basso che abbiamo mai fatto, sia in Spagna che in Portogallo. Gasolio a 1,279. Se la chiacchiera, Mauro. Ho fatto 68 litri, ho speso meno di 100 euro. Hai speso meno di 90 euro. Meno di 90 euro. Quasi 87 euro per 68 litri. Io credo che davvero è da un po' di tempo che penso che la Spagna sia in questo momento uno dei paesi dove si vive meglio per tante cose, anche fare la spesa, anche andare al ristorante è molto più economico. Il ragazzo con cui ho chiacchierato qua mi ha detto che gli stipendi medi in Spagna sono 1.300 euro, non è tantissimo, ma non crediate che in Italia siano tanto più alti, ma il costo della vita in Spagna è molto molto più economico dell'Italia. Ecco il nostro parcheggio di questa sera. E stanotte È già bello pieno, direi. Dovrebbe esserci anche carico e scarico che sono qui, guarda, gratuiti. Ok. Ce li facciamo domani. Poi dove levare? Stiamo entrando nel tunnel dell'autostrada. Minchia, no, lascia stare. Una nostra amica galiziana. Galicia. Una nostra amica galiciana. Cos'è che dico? Non ci sono mai. Non ci sono mai nei filmati, sono sempre io che riprendo, sono io che monto i video, sono io che metto la musica. Ma tu che cavolo fai? Niente.
me ne sono accorta.